Ciao ragazzi, oggi dopo diversi test del forno P134 a camera alta posso farvi vedere finalmente come funziona. Ho visto che diversi di voi chiedono informazioni su questo forno perché la versione a 450 gradi non è tanto diciamo performante e le pizze napoletane veraci non sono così diciamo cotte alla perfezione. Invece con questo forno vi posso dire che le pizze napoletane veraci si possono veramente ottenere. Sicuramente c'è bisogno di giocare con le temperature, infatti io ho ottenuto delle pizze un po' bianchicce, delle pizze un po' più cotte sotto, però giocando e diciamo trovando una giusta quadra sulle temperature, cioè un giusto diciamo equilibrio sulle temperature, possiamo ottenere una pizza perfetta. Allora ho pensato di fare un semplice impasto diretto e a differenza degli altri video che ho fatto in precedenza vorrei darvi una ricetta un po' più semplice, quindi vorrei utilizzare un 500 g di farina, un 333 g di acqua in modo da fare un 66% di idratazione e un grammo di lievito e 10 g di sale. Quindi mi serve della farina e poi mi serve acqua, lievito e sale. Poi mi serve ovviamente, lo sapete, lo sbattitore. Per questa ricetta ho pensato di utilizzare lo stesso procedimento che ho utilizzato nel precedente video dello sbattitore. Ovviamente in quel video utilizzavo il mio forno autocostruito e non utilizzavo il P134 a camera alta. Quindi farò riposare l'impasto subito dopo averlo impastato per 2 ore a temperatura ambiente, poi lo farò maturare per 18 ore a temperatura controllata in frigo, poi lo farò riposare per altre 2 ore a temperatura ambiente, farò i pannelli e li farò riposare per altri, li farò lievitare per altre 4 ore. Okay, dopo qualche giro di pieghe l'impasto è bello liscio e quindi lo mettiamo a riposare per 2 ore e poi a nanna in frigo per 18 ore. E questa è la nuova postazione del forno. Come vi ho detto, ho trovato il giusto equilibrio impostando tra i 350 e i 400 gradi la platea e il cielo al massimo. Questo perché ovviamente quando andremo a infornare la pizza ci sarà un calo tra i 20 e i 30 gradi. Però questo è anche accentuato dal fatto che il forno è a camera alta, quindi comunque subirà un ulteriore abbassamento di temperatura. Il forno impiega circa 30 minuti per arrivare a temperatura con la platea e circa 45 minuti per arrivare a temperatura con il cielo.
Assaggiamo. È buonissimo. Quest'altra la voglio fare un po' più contemporanea, napoletana contemporanea, quindi la stendo un po' di meno. Togliamo la semola in eccesso. Ecco qua. Minuto e 30. Allora, Ma ti sei sporcata! no, pomodoro. Ma la vuoi mettere tu sulla pala? No, Dai, provaci tu. si rompe. Ma quando mai? Dai. Poi si rompe. Dai. Vabbè, mezzo azzardo. Attenzione. Vai, cacciamo, va. Non è 31 centimetri, però. Che dici? Mettiamo un po' di basilico? Basilico. Basilicolo. Ci metti tu? Dai, è uno spettacolo di colori. La tagliamo direttamente qua. Vado qua sulla parte più alta. Attenzione, ci sta la struttura, che dici? Sì, Sì, in quel punto sì, dai. sì. E invece quest'altra com'è? Questa si è gonfiata di più. Adesso mi ustiono. No. Pure sotto, guarda come si è cotta sotto. È bella, dai. È più calda questa. Ho provato. Anche la maglietta. E anche oggi abbiamo mangiato 3 pizze. Se vi è piaciuto il video mettete un like, iscrivetevi al canale e condividete! Ciao!